Benvenuti e bentornati in un nuovo tutorial. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo quadro. È super facile, io sto utilizzando un cotone nero, ma voi potete utilizzare davvero qualsiasi colore. Potete utilizzare anche il bianco, l'importante è che poi lo sfondo sia di un altro colore. L'occorrente che ci serve è naturalmente un quadro 40x50 nel mio caso, poi voi dipende da quanto fate grande il centrino che poi andrà all'interno del quadro. Ci servirà anche della colla bianca e insieme a dell'acqua, che poi andremo a diluirla con l'acqua e l'andremo a passare sopra il centrino per irrigidirlo in modo che rimanga poi bello fermo. Del cotone io sto usando questo qui, Anastasia numero 12 della Tisserand, e c'è scritto di lavorarlo con un uncinetto 1,25 1,5. Io andrò a utilizzare un uncinetto 1,5. Naturalmente poi vi servirà anche lo schema di un centrino. Io sto utilizzando questo qui, voi potete andare a ricercarlo da vostra nonna, da vostra mamma su internet o magari nella vostra collezione che avete voi. Naturalmente il centrino è a vostra scelta. Prima di proseguire ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti e di attivare la campanella, così ogni volta che io pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Una volta che sia tutto corrente bisogna andare a lavorare il centrino. Non vi farò vedere come andare a lavorarlo perché penso che più o meno tutti sapete come andare a lavorare un centrino. Questo è quello che ho fatto io. Vi lascio di nuovo la foto dello schema e poi giù nella descrizione vi metto anche il link dello schema che ho utilizzato io ad esempio l'ho preso da internet. Quindi voi, una volta che avete fatto il centrino, o potete anche utilizzare uno che avete già fatto, che ha fatto vostra madre o che ha fatto vostra nonna, e potete poi così utilizzarlo per metterlo come quadro. Se non sapete leggere uno schema, ecco qui a cosa si riferiscono tutti i simboli. Allora, questo primo simbolo equivale a una catenella, quindi se voi trovate 3 simboli di fila di questi equivalgono a 3 catenelle. Il puntino tondo nero equivale a una maglia bassissima, mentre invece la X o la croce equivale a una maglia bassa. Questa T equivale a una mezza maglia alta, la T con un segnetto equivale a una maglia alta, la T con 2 segnetti equivale a una maglia altissima, quindi a una doppia maglia alta, e invece la T con 3 segnetti equivale a una tripla maglia alta. Poi potrete trovare questi simboli che sono simboli di diminuzioni, quindi 2 maglie chiuse insieme, 3 maglie chiuse insieme e 2 maglie alte chiuse insieme. Poi troverete spesso questo che è il simbolo degli aumenti, ok? In questo caso ci sono 5 maglie alte fatte nella stessa maglia. Come potete vedere io sotto ho già messo una busta in modo così che poi non andrò a sporcare il mio piano di lavoro, e ho riempito un pochettino una ciotola con dell'acqua. Adesso in questa ciotola vado ad aggiungere la colla bianca. Andate più o meno a occhio. Quando vedete che la consistenza, cioè la parte di colla e la parte di acqua sono più o meno uguali, potete allora andare a proseguire a immergere questo all'interno. Ok, io ho preparato la mia colla diluita con l'acqua e vado a immergere il centro in questo modo. Lo tiriamo fuori, lo strizziamo dall'acqua in eccesso e adesso lo andiamo a stendere qui sul nostro piano. Bene, 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 dandogli anche bene la forma.
Una volta che gli avete dato bene la forma dovete lasciarlo asciugare per bene. Una volta che il nostro centrino è asciugato, vedete che è comunque più rigido, cioè si vede anche già, possiamo andare a inserirlo nel nostro quadro. Io ho aspettato un giorno per farlo asciugare. Adesso abbiamo aperto il quadro e dobbiamo andare a mettere il nostro centrino al centro proprio del vetro. Ricordatevi che la parte di davanti va a contatto con il vetro, quindi lo mettiamo qui, stando attenti a metterlo bene al centro. Una volta sistemato, prendiamo questo che di solito c'è all'interno di tutti i quadri e lo mettiamo con la parte bianca a contatto con il nostro centrino, in questo modo. E adesso possiamo andare a chiudere il nostro quadro. Questo è il risultato una volta che ho di nuovo sistemato il centrino all'interno del quadro. Scusate il riflesso della finestra. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se lo rifate, come sempre, taggatemi così io posso sia rivedere che ricondividere i vostri lavori. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!